Taylor Swift è la più grande musicista di tutti i tempi. Questa sembra un'idea piuttosto diffusa al giorno d'oggi. Taylor Swift è davvero così brava? È un fenomeno mondiale, più famosa di Elvis, più famosa dei Beatles. Che diamine sta succedendo? Ciao, io sono Francesco e sul mio canale di solito parlo di musica classica e antica. Vi ricordate quando John Lennon scandalizzò tutti dicendo che i Beatles erano più famosi di Gesù? La gente reagì male. Sembra che Taylor Swift stia raggiungendo lo stesso livello di popolarità. È conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. È per questo che ho deciso di ascoltarla con attenzione. Ho fatto una challenge, ho provato ad ascoltare l'intera discografia di Taylor Swift e oggi vi racconterò com'è andata. Io solitamente non parlo di musica pop sul mio canale, sono appassionato alla musica antica e classica, ma naturalmente mi piacciono anche alcuni gruppi pop che seguo con interesse. Il problema è che i miei gusti sono decisamente alternativi. Mi piacciono molto gli I Prevail. Mi piace questo gruppo francese che mischia showgaze, post-rock con leggere influenze black metal, gli Alcest. E in effetti la prima volta che conobbi una canzone di Taylor Swift, Wildest Dreams, fu grazie a una cover di un altro gruppo che amo molto, i Dragon Force. È stato in quel momento che mi sono detto, se i Dragon Force fanno una cover di Taylor Swift, forse dovrei fare anch'io un video su Taylor Swift. Ho iniziato ad ascoltare Taylor Swift e credo che questo meme illustri perfettamente la mia prima reazione. Qualcuno potrebbe dire che è un prodotto di massa e quindi la sua forza sta proprio nella banalità. Ma questo non è sempre vero. Personalmente amo la cultura pop e la cultura di massa e credo che abbia generato grandi capolavori in ogni ambito artistico. Anche nella musica colta noi osserviamo un profondo cambiamento estetico in relazione ai mutamenti politici e sociali della modernità. L'arte del passato era destinata a un'elite intellettuale estremamente ristretta. La maggior parte delle persone viveva in condizioni di totale povertà e mancanza di diritti. La musica di Bach non era scritta per il grande pubblico. Nel Settecento il mercato musicale però cresce, le condizioni delle persone migliorano, nascono le sale da concerto, l'opera diventa sempre più popolare e lo stile musicale cambia. Nasce lo stile galante, semplice, immediato, cantabile. A inizio Ottocento cominciano a formarsi le grandi masse dello Stato moderno. Beethoven fa i conti con questo nuovo pubblico e i suoi temi diventano ancora più semplici, sono gesti immediati, iconici, che risultano estremamente accattivanti ancora oggi. Oggi viviamo in una società in cui chiunque ha accesso al mercato musicale. Se vuoi condividere la tua arte con tutti, devi esprimerti con estrema semplicità e questa tendenza è presente anche nella musica classica contemporanea. Forse un domani gli studiosi, analizzando le canzoni di Taylor Swift, vi leggeranno dentro il segno dei nostri tempi. Ma è il momento di tirare le somme. Taylor Swift, cagna maledetta o mito? Ragazzi, avete presente quando si dice sono 4 accordi? Qui sono letteralmente 4 accordi, ripetuti ad oltranza. Le progressioni base della musica pop. Prima, quinta, sesta, quarta. Mettetevi comodi perché durerà un bel po'.
out of the woods, yeah, now we out of the jumps from the train. I'm right off alone, never grew up. It's getting so old. Help me hold on to you. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone down when I was drowning. That's when I could finally breathe. It's good, this love is fine, this love is a light back from the dead. And put a wreath up on your door. Things will change. Get my feet off the ground. To every tear I thought was on my tongue. Oh, what a shame, what a rainy end, and get into the perfect day. And everybody truly, it should never have to be alone. I like you, and that's all I really love. Talk to your dad, oh, pick out a white dress. It's a love story, baby, just say yes. È sempre la stessa brodaglia per tutta la discografia. Ma parliamo anche un po' dell'aspetto melodico di queste canzoni. Non ci vorrà molto perché è praticamente inesistente, nel senso che sono tutte melodie mononota. Nice to meet you, where you been? Through crowd, villages aglow. Kaleidoscopes of loud heartbeats under codes. Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods? Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? Are we? Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. È come la samba di una nota sola di Jobim, solo che quella era una canzone singola. Qui è tutta una discografia. Just a little samba built upon a single note. Quindi Taylor Swift ha valore o no? Il valore di un'opera artistica si costituisce nel tempo, in relazione alle interpretazioni che i fruitori costruiscono intorno all'opera. L'opera si carica di significato. Inoltre i codici attraverso cui interpretiamo l'opera cambiano nel tempo. Ciò che oggi ci sembra banale, magari domani sembrerà molto profondo. Io vi confesso che Taylor Swift non mi interessa granché. Volevo semplicemente trattare un argomento che va per la maggiore e dire la mia. Ma fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, se il suo stile musicale è significativo in qualche modo, tenendo conto di tutto quello che abbiamo detto, insomma. Sì, va bene, dai, fatemi sapere nei commenti, iscrivetevi, guardate gli altri video e soprattutto se non mi conoscete, recuperatevi tutti gli altri video. Io vi saluto, alla prossima! Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the